Bentornati nel forum. Oggi parliamo di Xenoscape, gioco di ruolo del 2022 finanziato su Kickstarter, scritto da Alessandro Rivaroli ed edito da T-Nut Games. Ho detto 2022, ma in realtà il gioco bolliva in pentola già da un po'. Per chi ci segue da più tempo sicuramente potrà ricordare le 2 interviste che facemmo ai ragazzi di T-Nut Games e anche la mini avventura introduttiva che giocammo sul canale di quelli che ben nerdano. Xenoscape giunge con 2 manuali. Il testo delle tradizioni, ovvero il manuale base, e il testo delle creature, cioè il bestiario o manuale dei mostri che dir si voglia, che potete trovare in una comoda scatola di cartone contenente entrambi i manuali, se siete dei plebei, o una scatola di legno extra lusso, se siete dei signori. Quindi col fatto che io lo possieda soltanto in PDF vuol dire che mi sono messo al di sotto di un plebeo da solo. Comunque, di cosa parla Xenoscape? Dagli autori di Urban Heroes di certo non possiamo aspettarci fatine e folletti, a meno che non vogliano staccarci la testa. Xenoscape infatti ci porta in un futuro lontanissimo dove l'umanità prima ha colonizzato lo spazio e poi è andata incontro alla sua rovina in seguito ad un misterioso cataclisma cosmico. Le nostre avventure per l'appunto si svolgeranno in uno di questi pianeti colonizzati, ovvero Materia, un pianeta caratterizzato da biomi, flora e fauna particolarmente variegati ed estremi e in una costante trasformazione che costringe chi ci abita a sviluppare delle grandi capacità di sopravvivenza e adattamento. Posso dirla alla boiata normi quale sono? È il gioco di ruolo dell'Australia! Che poi non è vero, lo sappiamo tutti che l'Australia è molto più pericolosa di così. Cazzate a parte, come l'autore l'ha definito durante le nostre interviste, si tratta di un titolo post-sci-fi, dove per l'appunto abbiamo avuto, come detto prima, una grande civiltà fantascientifica poi andata incontro alla sua rovina, i cui echi ancora risuonano tra le rovine, gli antichi reperti e manufatti che si possono trovare, dove la natura si è lentamente reimpossessata del pianeta e parliamo di una natura aliena e tendenzialmente ostile alla vita per come la intendiamo noi, e per certi versi titanica. Un'altra influenza invece viene dal filone del cosiddetto Ray-Punk, ovvero quel sottogenere fantascientifico che immagina dei mondi totalmente diversi da noi per cultura e tecnologie, con alcuni elementi talvolta psichedelici o surreali. Per farvi un esempio, tipo John Carter di Marte. Questa volta la parte relativa alla lore e all'ambientazione la salto, dal momento che per quanto riguarda la prima la troverete riassunta in una timeline all'inizio del manuale, mentre per quanto riguarda la seconda, in realtà il manuale ci lascia alcuni elementi per poterla costruire noi di volta in volta, intendo appunto il pianeta Materia, attraverso le nostre esplorazioni. In un certo senso un po' come avevamo visto anche in Shattered Tower, per esempio. Vediamo quindi la creazione del personaggio e il sistema e lasciamo in fondo tutte le considerazioni. In Xenoscape dobbiamo scegliere innanzitutto la specie e il cammino del nostro personaggio, sostanzialmente la razza e la classe, e similmente ad Urban Heroes, quando dovremo far avanzare il nostro personaggio, possiamo scegliere se far avanzare le sue abilità di specie o del cammino. Come in Urban Heroes potevamo scegliere se far avanzare il superpotere o le abilità apprese del personaggio. Su Materia gli esseri si dividono in 2 macro categorie: i non senzienti, cioè incapaci di comunicare e farsi comprendere in maniera convenzionale, o che sono incapaci di pensieri astratti e complessi, e gli esseri senzienti, come potremmo essere definiti noi umani o altre specie che adesso vedremo. Per primi troviamo gli arbusti, forme di vita vegetale non senzienti che in qualche modo stanno effettuando un passaggio verso una forma di vita un po' più organica, che nascono inizialmente come piante immobili che poco a poco sviluppano degli arti, per così dire, che gli consentono di muoversi, rendendoli di fatto molto curiosi di esplorare il mondo circostante che non hanno mai visto. Gli arbusti non sono in grado di comunicare normalmente a parole con altri esseri senzienti, dovendo in questo senso sviluppare una forma di linguaggio tutta loro, fatta magari di gesti, colori e suoni particolari, mentre con altri arbusti ed esseri non senzienti la comunicazione risulta molto più facile. So che avete tutti pensato a Groot, non fate finta
finta di nulla. Gli antropoidi. Insettoidi semisenzienti quando non sviluppano un'individualità, nati all'interno di grandi alveari e divisi in caste ognuna col suo ruolo, tranne quando per l'appunto qualcuno di loro sviluppa pensieri propri, che viene di fatto allontanato dalla colonia. Tuttavia molti di loro mantengono l'imprinting ricevuto nell'alveare, quindi se erano nati come guerrieri tenderanno a riciclarsi come mercenari, predoni, guardie del corpo eccetera. I cloni sono l'ultimo rimasuglio degli umani in questa epoca ormai lontanissima dal loro dominio dello spazio. La clonazione infatti era un processo già avviato durante l'impero umano e in qualche modo le macchine preposte alla loro creazione continuano a funzionare. I cloni si risvegliano dai loro involucri con dei ricordi artificiali, asessuati e sterili. D'altra parte ci sono le macchine a crearli, pochissimi di loro sviluppano nel tempo caratteri sessuali e ancora meno sono fertili. Ma conservano ancora tutte le caratteristiche che hanno consentito all'umanità di evolversi, quali la capacità di adattamento, l'intelligenza per creare oggetti e utensili per compensare la mancanza di armi naturali e un'innata curiosità. I Mechasuit sono anch'essi un eco dell'epoca umana. Dotati di intelligenza artificiale e risvegliatisi dopo millenni, si tratta di macchine con capacità e funzionalità simili agli umani, ma come dice il loro nome, possono essere indossati da un altro essere senziente per potenziare le loro capacità, attingendo alla loro energia per nutrirsi. Questo ovviamente non vuol dire che per giocare questa specie dovrete costantemente essere attaccati a qualcuno, primo perché alla lunga sarebbe noioso, e secondo questo collegamento ha un costo, ma ne riparliamo nel sistema. I Necrocordyceps sono letteralmente un virus parassitario senziente che si è insediato all'interno di un altro essere senziente e ne ha acquisito lentamente il controllo del corpo fino a raggiungerne il cervello, cosa che gli consente non solo di muoverlo a proprio piacimento, ma anche di comunicare all'esterno. Chiaramente se il corpo è troppo danneggiato o non ha più niente da offrire, il virus cercherà un altro ospite, cosa che rende i Necrocordyceps poco amati dalle altre specie di materia. Non a caso cercano sempre di nascondere gli effetti della loro presenza, quali piaghe sulla pelle o strani colori degli occhi. Per ultimi, gli Squamata. Rettili antropomorfi caratterizzati da un senso di superiorità nei confronti di tutte le altre specie senzienti, tanto da ritenersi la prossima specie dominante di materia, cosa che li spinge a cercare molte informazioni, risorse e tecnologie del vecchio impero per questo scopo. Non volevo dirlo, ma sono praticamente i rettiliani di materia. Avrete notato che in questo modo abbiamo tutte le forme di vita possibili da poter giocare: vegetale, mammifera, microbiotica, rettile e anche intelligenza artificiale. I cammini selezionabili per il vostro personaggio sono 17, quindi perdonatemi se non li tratteremo tutti. Alcuni portano i nomi di classi abbastanza riconoscibili come il guerriero, il ladro, l'assassino o il cacciatore, ma ce ne sono anche di più caratteristici come l'oneirofante, in grado di sfruttare i sogni per ottenere informazioni, decifrare messaggi eccetera, visti talvolta come visionari saggi o pazzi incomprensibili. Siete liberi di scegliere il cammino che preferite per il vostro personaggio, tuttavia è innegabile che alcune specie si prestino meglio tendenzialmente ad alcuni di essi. Un antropoide è facile immaginarselo come guerriero o assassino, mentre uno squamata come razziatore o esploratore, ma ovviamente non sarete vincolati in alcun modo. D'altra parte in questo senso i cloni sono tra i più adattabili a qualunque cammino. Prima di passare al sistema spendiamo 2 parole sulla scheda. Nel primo foglio troviamo in cima i punti sistema, divisi in immunitario, energetico e nervoso, che possiamo spendere per effettuare le prove, dei quali possiamo tener conto appoggiandovi sopra dei dadi, magari sfruttando l'apposita mascherina, anziché scrivendoci sopra a matita. Ai lati troviamo le 2 colonne che indicano il progresso del livello di specie o del cammino, i quali, sommandosi tra di loro, ci daranno il fattore evolutivo, importante per il bilanciamento delle prove e dei combattimenti. Al centro troviamo le 3 caratteristiche, ovvero corpo, riflessi e mente con le relative statistiche. Ovviamente troviamo anche le informazioni generiche e la morfologia del vostro personaggio, vale a dire l'aspetto fisico, quindi le diverse locazioni con i propri livelli di difficoltà per essere colpiti e le loro resistenze, quindi le caselle dei danni leggeri, medi e gravi. Nel secondo foglio, come potete vedere, troviamo la casella delle abilità, dei tratti, cioè quelle manovre speciali genetiche o apprese con l'esperienza, e per finire equipaggiamento, armi, la tabella del combattimento che ora vi spiegherò insieme al sistema e i dettagli finali. Quando vorremmo effettuare una prova, dobbiamo innanzitutto stabilire la caratteristica e il sistema dal quale
vogliamo attingere punti in base all'approccio del personaggio e ovviamente anche l'abilità che possiamo chiamare in causa. La somma della caratteristica più il livello dell'abilità più i punti sistema spesi ci dirà il valore di azione del personaggio, il quale va confrontato con il livello di difficoltà per quella prova dichiarato dal narratore, il quale lo terrà segreto ai giocatori per evitare che questi si distraggano dall'approccio utilizzato per invece spendere i loro punti a proprio comodo. Voglio dire, se già conoscono la difficoltà della prova sapranno anche quanti punti spendere. Se il risultato è maggiore o uguale, la prova è superata, viceversa è fallita. Ogni 5 punti sopra o sotto il livello di difficoltà potrà aiutarci a stabilire il margine di successo o fallimento con relative conseguenze. Come avrete capito, non lanceremo mai i dadi, ma ci limiteremo a sommare le nostre risorse e spendere punti per avere una maggiore probabilità di successo. Il combattimento funziona praticamente allo stesso modo, dove il valore di iniziativa è stabilito dalla caratteristica di riflessi più i punti spesi per la prova. Per questo nella scheda vi è una tabella del combattimento apposita, in modo da segnarvi le vostre combinazioni con i relativi valori di azione e non perdere troppo tempo in calcoli. Superando la prova, infliggerete danni in base all'arma utilizzata. Il narratore dovrà tenere in considerazione i livelli di difficoltà per colpire ciascuna locazione, sia dei personaggi che delle creature che stanno affrontando. Come detto prima, i danni sono divisi in 3 tipi a seconda della gravità e man mano che si accumuleranno danni di un tipo si trasformeranno in danni di tipo superiore se non trattati, cosa che rende importantissimi il riposo e il nutrimento, elementi che dovrete tenere in conto durante il gioco per non subire gli effetti di fame e fatica. Tra l'altro, cosa che non vi ho detto, anche la spesa dei punti avrà delle conseguenze, perché per esempio spendere troppi punti dal sistema energetico significa che vi state poco a poco affaticando. In Xenoscape saranno infatti importantissime le risorse, elencate per tipo e rarità, che in un gioco basato sulla sopravvivenza possono significare la differenza tra la vita e la morte. Lasciatemi concludere questa sezione segnalandovi il fatto che il narratore avrà a disposizione una grande serie di elementi per creare scenari sempre diversi, arricchendoli di caratteristiche quali la radioattività, temperature instabili, magari valanghe e terremoti, oltre al potere gestire diversi tipi di malattie racchiuse in categorie apposite come le malattie respiratorie, neurali o muscolari. Detto questo, possiamo passare alle considerazioni. Come detto prima, Xenoscape recupera alcuni elementi da Urban Heroes, tuttavia la gamma di combinazioni ottenibili per i vostri personaggi è decisamente minore rispetto a questo titolo, ma non per questo meno interessante. D'altra parte comunque si tratta di un titolo che si pone di farvi vivere storie molto diverse rispetto appunto a Urban Heroes. Tuttavia ritengo che se avete apprezzato questo titolo apprezzerete anche Xenoscape. Ora, se mi avete ascoltato attentamente nella parte relativa al sistema, potrete aver notato che ci sono da fare un po' di calcoli in effetti, e dal momento che sapete, immagino, come la penso al riguardo, cerchiamo di scendere un po' più nei dettagli e cercando comunque di essere più specifici. Dal lato del giocatore si tratta in realtà di dover stabilire il valore d'azione e gli eventuali punti da spendere la maggior parte dei casi. Nel combattimento si tratterà anche di dover stare attenti a non sprecare tutte le proprie azioni per non restare senza reazioni durante il combattimento. Poi ovviamente c'è anche il calcolo dei danni inflitti di quelli subiti, ma questo non è niente di nuovo per chi gioca di ruolo da un bel po' di tempo, quindi non stiamo parlando in realtà di chissà quanti calcoli astrusi. La parte più complessa per il giocatore, se vogliamo, si manifesta più nel lungo termine, quando si tratterà dell'avanzamento del personaggio, dal momento che dobbiamo scegliere se far avanzare prima la specie oppure le abilità che stiamo imparando, più ovviamente tenere il conto di tutti gli eventuali effetti di stanchezza, di malattie e veleni che potremmo aver subito durante l'avventura. Io in questi casi, l'ho detto anche per altri giochi, suggerisco sempre ai giocatori di crearsi una sorta di pacchetti di mosse preconfezionate, ovviamente in linea con il carattere del vostro personaggio, in modo da sapere sempre come comportarsi durante determinate situazioni e non rischiare di perdere troppo tempo nella scelta di quanti punti per esempio spendere durante una determinata prova. C'è una zanzara di merda, uno schifo cosa di Xenoscape. Dicevo, questo ovviamente per non interrompere troppo il flusso narrativo. Oppure fate come me che gioco da codardo, quindi spendo i punti col contagocce perché ho sempre paura di restare senza.
Dal lato del narratore invece si tratta di un gioco che secondo me richiede una certa esperienza, dato che gli elementi da tenere sotto controllo non sono pochi. Ci saranno i diversi livelli di difficoltà, le statistiche delle creature e i loro danni subiti, gli effetti che possono infliggere, tutte quelle varie caratteristiche territoriali e sociali di materia che potrebbero effettivamente mettere i bastoni tra le ruote ai giocatori. In effetti giocare in un territorio per esempio vulcanico o dove c'è una grande presenza di terremoti potrebbe effettivamente creare dei problemi durante i loro spostamenti. Insomma, tutti quegli elementi che rendono Materia un pianeta pericoloso ma anche affascinante da esplorare. Diciamo che le prime volte come narratori avrete un po' di lavoro da fare. Essendo un gioco che vuole trattare il tema della sopravvivenza, trovo sensato associarlo ad un sistema meccanico e mortale che ti spinge a dover tener conto di quante risorse stai sprecando di volta in volta. In particolar modo ti spinge anche a dover tener conto per esempio anche della fatica e del nutrimento, dello stato di nutrizione del tuo personaggio. In questo senso trova anche un suo senso la dinamica gestionale della spesa dei punti, in cui per l'appunto se dobbiamo sopravvivere dobbiamo stare attenti a quante risorse stiamo usando e quindi non doverle sprecare. Questo a differenza di altri giochi tipo Cyberpunk, dove vieni spinto a fare una quantità astrusa di calcoli che però con i 3 principi cardini di Cyberpunk non hanno niente a che vedere. Riguardo all'ambientazione, ci sono certamente tutti gli elementi che possiamo riscontrare nel genere Raypunk, come detto nell'introduzione, mentre per quanto riguarda l'ambientazione, il fatto che molti elementi vengano lasciati vaghi dà un ampio margine di world building ai giocatori, quindi in modo da dare a Materia la forma che volete voi, in modo non troppo diverso da un PBTA. Personalmente avrei forse spinto un po' più l'acceleratore su questa caratteristica, fornendo ancora meno dettagli ai giocatori sui vari elementi di Materia, o viceversa avrei scritto un'ambientazione molto più minuziosa, ma queste ovviamente sono solo mie considerazioni personali. Questo però, se ci pensate, lascia ancora un ampio margine di cose che possono essere trattate in future espansioni, cosa che sono abbastanza sicuro che vedremo. Ottimo il testo delle creature, che offre una vasta gamma di praticamente qualsiasi schifo cosa voglia staccare la testa ai vostri giocatori, oltre ovviamente ai vari PNG più famosi e pericolosi di Materia, che offriranno ai narratori diversi spunti molto interessanti per le vostre avventure. Queste erano le mie considerazioni su Xenoscape. Ringrazio ovviamente Matteo Botti di T-Nut Games che ci ha dato la possibilità di potervene parlare. Io come al solito vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di lasciare un mi piace ovviamente, di condividere questo video, di passare dalla nostra pagina Facebook e di seguirci su Instagram. E se volete fare 2 chiacchiere più in tempo reale con noi sul mondo del gioco di ruolo, vi invito anche a unirvi al nostro gruppo Telegram. Daniele dal forum Sententiam, chiudo.